Sapete cosa sto preparando? Oggi voglio farmi una pescata assurda con la bilancia da pesca per vedere cosa si trova in questi canali. Perché la bilancia è sempre quell'attrezzo che ci dà un po' la curiosità dell'uovo di Pasqua. E poi ho portato una sorpresa, ma la vedete dopo. Ora fatemi montare qua. Ragazzi, è un sacco di tempo che non pesco con la bilancia e mi hanno detto di provare in questi canaletti. Qui ci sono principalmente muggini, come li chiamano qui in Sardegna, i cefali, e sostanzialmente potrebbe capitare qualche spigolona. L'acqua è bella torbida, ma non lo so, bisogna stare attenti qui ai fili dell'alta tensione. Però finché peschiamo con la bilancia non è un problema, forse dopo con la sorpresa che ho portato potrebbe essere. Già avevo fatto un video con la bilancia, è una pesca che a me piace molto. Semplicissima, si lancia, vedete c'è la corrente, si aspetta un po' di tempo e dopodiché si tira su. Se il pesce c'è, bene, se non c'è, pace, si aspetta. Cioè è molto rilassante. La pesca con la bilancia è bellissima proprio perché si può pescare di tutto, senza dover utilizzare eschi o sporcarsi le mani, oppure cercare di far abboccare quel pesce che non ne vuole sapere di mangiare. Bisogna però trovare il momento giusto e il punto giusto, infatti il pesce si muove con le maree e con le correnti e sarà solo in determinati momenti della giornata che sarà possibile pescarlo. Eccolo! Un mugginetto. Ci sono tante specie di muggini, questa è una, diciamo, delle specie che poi vive maggiormente nei fiumi, nei canali di acqua dolce. Vedete, ha la testa molto larga, quasi ad U, e qui è molto apprezzato, piace molto, addirittura lo cucinano con tutta l'interiora. Ora lo mettiamo qui, che ora vi faccio vedere una sorpresina. Per fortuna la sorpresa è arrivata dopo pochi minuti di pesca. Venite, venite. Avete visto che ho una canna da pesca in mano? Perché in un canale così, con un cefalo così, e che faccio? Non lo usiamo? Certo che lo usiamo, poi se funziona vi faccio vedere come si fa sto tipo di pesca. Ora scegliamo un posticino dove non andremo a disturbare nessuno, tipo qua. Se non l'avete ancora capito, la sorpresa è quella di provare a pescare una grossa spigola utilizzando il cefalo come esca. Speriamo che qui ci siano spigole grosse. Lo innesco in modo tale che se non abbocca lo possiamo rilasciare senza problemi. L'importante è che l'amo sia in questa direzione perché lei mangia così e l'amo deve stare qua. Vedete? Io fisso, diciamo, il filo con questo elastico. Se la spigola a bocca, si prende il filo, bisogna correre, appena si ferma si chiude l'archetto e si recupera. Io già sono contento, eh. Cioè, ora sono tutto emozionato. Andiamo a vedere con la bilancia se succede qualcosa. Mentre la canna a spigole è sempre più lontana, ci si sposta per provare i posti, perché magari i cefali si spostano in banchi, no? Quindi bisogna trovare anche il punto giusto. Dopo qualche altro tentativo, finalmente un secondo muginetto rimane intrappolato nella rete e anche stavolta possiamo provare a utilizzarlo come esca, tanto ho anche un'altra canna. Eccolo! Un altro. Stessa razza, eh? Proprio uguale uguale. E qui c'è la seconda sorpresa, ragazzi. Vedete, sono tutti questi cefalotti, ma guardate che ce ne sono di molto più grandi, che poi sono gli stessi che abbiamo utilizzato per pescare con sayonara, diciamo, quelle lecce giganti che poi ci ha mangiato il tonno lì. E ora ragazzi, visto che il buon Michele sta riprendendo, mo gli mollo la GoPro e la bilancia, io vado a preparare l'altra canna perché belli cefali, ma la spigola. Mentre io vado a preparare la seconda canna per le spigole, intanto Michele, che sta facendo le riprese, decide di farsi qualche lancio con la bilancia. Lui è più esperto di me in questa pesca, infatti l'ha fatta per anni. E al secondo tiro, con un po' di fortuna, riesce a prendere questo muggine davvero notevole. Ecco Michele che con la bilanciona, madonna questa è enorme, bellissimo. Questo non l'ho preso io ovviamente, l'ha preso il buon Michele che in 3 lanci ha subito acchiappato. Guardate che bello. Questo è un cefalotto di 8 etti e vedete è più grande per la stessa famiglia di quello che, stessa specie di quello che abbiamo preso
preso prima. Guardate che codona. Ho impedito a Michele di continuare a pescare. Mi stava rompendo le scatole. Il fatto che lui prendesse, io dovevo montare. Faccio vedere la montatura per la spigola, che non prenderemo al 100%, però la faccio vedere. Girella gigantesca che deve scorrere sul filo, perché lui quando mangia non deve sentire nulla. Vedete come mi organizzo io? La disorganizzazione? Girellona. Quando fate il nodo, lubrificate sempre. Inseparabile Leatherman. E ci mettiamo uno 0,30, sì dai, 0,30 va bene, no? Vi faccio vedere gli ami che si possono utilizzare, o questi, anche se a me piacciono di più gli Aberdeen. Bella metto. Questo ha anche il filo molto sottile. Questo è perfetto per i nostri lavoretti lì all'uncinetto. Soprattutto perché non lascia grossi segni nel cefalo, quindi anche se, se il cefalo rimane vivo lo potete ributtare senza problema. Se usate un amo grosso lo distruggete. Tagliate, la montatura è facilissima. Allora raga, questo qua lo innescate dalla terra. Grosso. Però ve lo faccio vedere, aspettate, già che ci siamo, vi faccio vedere i due stadi. Quello un po' più giovanile, dov'è? Sempre lo stesso, stessa specie, uno molto più grande, l'altro più piccolino, vedete che poi raggiungono queste dimensioni. Vabbè. Dopo che il cefalo mi ha fatto completamente la doccia, innesco quello più piccolino. La cosa veramente fondamentale è che l'amo sia rivolto all'indietro rispetto alla testa, perché la spigola tenderà sempre a mangiare l'esca dalla parte della testa. Allora stavolta sono costretto a lasciare la frizione completamente aperta, perché ho lasciato gli elastici a casa, quindi ce ne avevo solo uno, però si sente bene, quindi ci serve pure come monito. Tanto abbiamo capito che se stiamo fermi non mangerà nulla, quindi continuiamo a muoverci. Quando arriveremo a 100 km mangerà la spigola e noi la perderemo. Abbiamo deciso insieme al buon Michele faremo una decina di lanci per uno, sia perché la bilancia pesa un casino, e soprattutto perché sceriamo la fortuna, e a quanto pare lui ce l'ha più di me. Ora può sembrare anche faticoso, però l'idea di poter pescare tutto è la cosa più affascinante di questo tipo di pesca. Eccolo! 3-1 ragazzi, comunque, io non voglio di niente, Quindi possiamo... Vai, questo è piccolino, lo ributtiamo, giusto? Questo è un pochino più grandicello, vedete? Che poi questi cefali hanno un colore, a volte, soprattutto quando è periodo, diventano proprio gialli gialli con le pinne. Qui diventa un pigmento ancora più giallo. Questo si ributta. Quell'altro ce lo mangiamo. Mua! Vai Michele, your turn. E ovviamente appena io vado a ricontrollare le canne e la bilancia torna nelle mani del sapiente Michele, lui, dopo 2 tiri, pesca un altro cefalo. E che culo! Ci credo, Cioè, io non ci credo, ma tu è veramente Cioè, è 2! Disgraziato, l'ho sentito da lontano. Bravo Michele. Anche questo, come l'altro muggine, stessa specie. 3-2 per me comunque. Allora, dovete sapere che questi muggini si spostano con la marea. È ovvio che come cambia la marea, questi canali che sono collegati comunque allo stagno, al mare, risentono della marea. Quindi ovviamente i pesci si muovono in base a queste fasi qui. Questi pesci sono buonissimi perché non vivono in acqua dolce. Seguiamo le indicazioni dell'abitante di questi luoghi che conosce la bilancia. Lasciamola un po' più di tempo perché io sono scalmanato, però dopo voglio provare a cambiare la rete, perché la rete più grande ci aiuta comunque a tirarla più velocemente, quindi pure se ci dovesse essere una spigola, perché visto vanno veloci, ma soprattutto i cefali che sono terribili. Vai, l'abbiamo lasciata a 0,5 secondi in più e non c'è nulla. Ma voi immaginate, e vi giuro, se ce l'avessi ributterei tutti i pesci, una bilancia che arriva dall'altra sponda enorme, ma solo per vedere quello che... Io sarei la persona più curiosa del mondo. Cioè, è una cosa che mi piacerebbe un casino. Proviamo, via! Ultimo tiro, ultimo recupero. Niente, va, basta, io sono sfigato. Te la lascio direttamente nell'acqua, ragazzo. Vieni, vieni. Vieni. Ragazzi, se molliamo quello, finiamo nell'acqua.
Mentre continuiamo a pescare con la bilancia, da lontano si sente un campanello suonare, potrebbe essere una delle canne, oppure un gregge di pecore che sta passando di lì. Però non so se è quel ramo maledetto, lo vedi quel ramo maledetto? Mi sa che è lui però. Allora, questo ramo si era incagliato nel filo, ma in maniera perfetta. Guarda, guarda, come succede? Si è fuso? No, non ci credo. Raga, mi ha fatto prendere uno di quegli infarti che non si possono neanche raccontare. Infartone. Ora l'ho tirato, anche quell'altro l'ho ritirato, l'ho messo vicino alla sponda, perché le spigole non è che camminano al centro del fiume. Se cacciano, cacciano sull'estremità, ma se cacciano, cacciano al tramonto. Visto che qualche spigola potrebbe cominciare a girare, decidiamo di avvicinarci con la bilancia per non perdere eventuali scampanellate e quindi eventuali spigoloni. Però ora facciamo 2 lanci qua, poi vogliamo provare a cambiare la rete, mettiamo quella enorme. Così non pescheremo neanche cefali piccoli. Intanto con un occhio guardo la bilancia, con l'altro guardo la canna e quella barchina lì giù, vicino alla quale vorrei pescare a spinning da morire. Ma ci devo venire qui a spinning. Oh ragazzi, dove ho il cefalo, ha bollato una spigola vergognosa. Si è proprio visto, puff, esattamente dove ce l'ho, qui davanti. Però non si sta muovendo la canna. Ho mollato tutto in preda all'eccitazione. Dai, facciamo questo cambio con la mega retona, soprattutto perché sta aumentando il vento, tanto per cambiare, e magari una rete più grande ci consente di lanciare meglio. Su, recupera che qui cambiamo le nostre reti. Che hai preso? No, sembrava. Visto che a noi i cefali piccoli non interessano più, decido di cambiare la rete con una con maglie decisamente più grandi, da 3 cm. A questo punto escluderemo tutti i piccoli e ci concentreremo sui grandi, sperando che ci siano. Beh, è semplice ragazzi, fa una bocca di lupo e si unisce qui. La rete messa, ora la facciamo provare a Michele. Guardate quanto è grande, cioè il prossimo step è la rete da calcio, perché praticamente ha le maglie di 3 cm. Che Michele si fa il suo tiretto, aspettiamo che i pesci arrivino. Ma si può pescare con la bilancia? Sì, certo che si può pescare, dove consentito. Ovviamente qui ci vuole la licenza per acque interne, anche se l'acqua magari è salmastra, non lo so bene. E qui in Sardegna costa una cavolata, 20 euro 5 anni, è nominativa, si può fare tranquillamente. La rete, la maglia minima consentita è di 1 centimetro, dovrebbe essere così, se sbaglio scrivetelo. La grandezza massima è 1,5 metri per 1,5 metri, quindi più grande non si può pescare, ma sarebbe anche impossibile farlo. Meglio? Sì, allora sicuramente fa meno resistenza quando è in acqua, mentre quando è in aria, È uguale. no, la avvertiamo un pochino di più. Ah sì? È perché forse sono più spesse le maglie, lo sai? Si riempiono di più d'acqua, si impregnano e risulta un po' più pesante. Però perché si usa ste maglie molto grandi quando magari è pieno di cefaletti piccolini, rompono le scatole, allora uno per fare un po' di selezione giustamente mette una rete più grande, soprattutto quando magari ci sono pesci grossi, spigolone, muginoni. Sì, sì, è più leggera da tirare su, ma secondo me è anche più facile da lanciare lontano, lo sai? Stavolta, vista la sfortuna, mando Michele a controllare le canne e puntualmente peschiamo un cefalo. Michele, corri! Lo vedi? Lo vedi? Che lo sto tirando? Questo però mi sembra un'altra specie, lo sai? Ah, e questo lo facciamo vedere bene. Vedete come quest'altro cefalo, che mi è scappato dalle mani 86 volte, abbia delle pinne molto più dorate. E questi sono eccezionali da mangiare. Hanno un sacco di quel grassetto giallo, che fra l'altro è un grasso sano, un grasso buono, e alla brace sono fenomenali. Quando è settembre-ottobre, sti grossi mugini, ma questo che è uno scalmanato e anche piccolino, mi dispiace ragazzi, mi scivola. Questo qui, che è uno scalmanato, è anche piccolino,
Ce ne sono almeno 3 volte più grandi di questo. Come ogni volta mi sono portato una nassetta, perché comunque se prendiamo troppi pesci poi li possiamo rilasciare vivi, in modo tale che comunque non soffrano e poi nel caso ce li portiamo a casa quelli che ci servono. Bellino sto contenitore, perché comunque se uno poi magari ne prende tanti, ne vuole buttare qualcuno, non li ha ammazzati, stanno lì nell'acqua. In tutto questo vai e vieni tra le canne e la bilancia, a un certo punto il filo di una canna è in tensione. Decido di controllarla per vedere cosa è successo. La canna sembra incagliata, prova a sbrogliarla. A volte, quando la spigola mangia, può girarsi intorno a un ramo se non ce ne accorgiamo subito. Ancora col panino con la mortadella in bocca, mi accorgo che l'esca è spostata dal punto in cui l'avevo lanciata. Sembra proprio che qualche predatore possa averla presa in bocca e spostata, ma poi la tensione sul filo l'abbia spaventata e mollata di colpo. È quello che accade con le grosse spigole, se non ci accorgiamo che hanno mangiato. Vi spiego pure cosa è successo. Che la spigola c'è andata, ha provato a mangiarsi il cefalo, però lui si era incagliato sul fondo, col filo non riusciva a staccarsi. Lei probabilmente l'ha preso in bocca, poi ha capito che era un inganno e ha dato la scodata, lo fanno sempre. E ecco perché abbiamo visto la scodata e il cefalo avete visto che era incagliato in un ramo, in qualcosa che sta lì. Ma visto che mi conoscete, sapete che non riesco a fermarmi su un tipo di pesca e quindi corro dall'altra parte per pescare con la bilancia, perché non si sa mai che magari la spigola la prendo così. Vi devo dire, vi dobbiamo dire anzi, che abbiamo girato, ma avremmo fatto 100 metri di qua, 100 metri di là e non abbiamo preso nulla. L'unico posto dove abbiamo preso sempre è questo. E chissà perché, forse si crea una buca più profonda, o forse è sta pianta qui che li stimola. Oh, però qua mangiano. Dopo l'ennesimo lancio, aspetta, tenelo giù, eh. Mamma mia. Bellissimo, l'avevamo visto uscire da giù. Bello, madonna. Ma belli questi, eh. Sì, anche questo è come l'altro. Ora se cerchiamo, se riusciamo a non farlo. Ha le pinne di colore più giallastro rispetto a quelli che abbiamo preso prima. Hai visto proprio giallo giallo? Sì, sì. Questa pinnettina qui. Bello, questo è meraviglioso. Vedete cosa fa la retona questa qui? Cioè crea proprio un sacco, molto meglio di quella fine, ma molto meglio. Per i pesci grandi va benissimo. Infatti non ce ne siamo neanche accorti. Questo è il cefalo di Michele che sto a rubare. Bellissimo, guardate che sono meravigliosi, eh. E mentre mettiamo anche l'altro cefalo nella nassa, qualcosa di inaspettato rimane intrappolato nella bilancia e stavolta però lo pesco io. Che abbiamo preso? Guarda, guarda, madonna. Che madonna. No, vabbè. Questa è incredibile. Cioè, ragazzi, carpona! Bellissima, fra l'altro. Guardate che colori poi che ha. Pure questo è un bellissimo pesce. Lo ributtiamo. Lo sapete che purtroppo accade che qui molti vengono a pescare con la bilancia, lo considerano un pesce invasivo e lo lasciano morire qui sulla strada. È una cosa che mi dà un fastidio bestiale, ma piuttosto portatelo a casa, provate a mangiarlo, perché ammazzare un essere vivente senza motivo non ha senso. Allora, devo fare un piccolo voletto. Vado? Non stiamo pescando seriamente, ci facciamo giusto ogni tanto una retata, perché più che per prendere il pesce, perché ci emozioniamo proprio in attesa che le spigole mangino. Ora faccio proprio l'ultima e poi andiamo a controllare le canne. Niente, ma il cefalo comunque secondo me è grande. Lo rilancio. Queste spigole non ci danno gioia, però lì secondo me gli aveva dato. Sono veramente sicuro, perché la spigola ha proprio questo comportamento. Quando qualcosa non gli torna, dà la codata, come per scacciarlo, come per allontanarlo. Mi è successo tante volte. E questa cosa stavolta non gli è tornato di questo cefalo. Cioè, vedete il cefalo come è bello vitale, eh? Ora se lo ributtiamo lui vivrà tranquillamente. Voglio però fare un ultimo tentativo qui sotto. Per scaramanzia voglio chiudere il video qui, perché non si sa mai, ma tanto non prenderemo più nulla. Ora, rivediamoci insieme
i pescetti che abbiamo preso. Guardate che belli, eh? Vedete la differenza già? Guardate il muso com'è più piatto e invece più tozzo in questo muggine qui. Guardate anche le pinne, colore completamente diverso, e la coda. Guardate, stesso esemplare più o meno, la coda molto più grande del cefalo di giù e questa più corta. Questo ci fa capire anche diversi modi di vita di questi pesci. Questi sono 4 pesci bellissimi, avete visto, di 2 specie diverse, ma ce ne sono tante altre, quelle che hanno la macchia d'oro, quelle che hanno le labbrone più sporgenti, cioè di cefali ce n'è veramente un'infinità. Alcuni sono buonissimi da mangiare, altri molti meno buoni. Questo dipende principalmente da dove vivono, da quello che mangiano e da come è composta la struttura muscolare. Questi cefali, avete visto quelli più gialli, ora non ricordo bene la specie, hanno molto più grasso, se li fate alla griglia sono eccezionali. Poi per ognuno c'è una ricetta diversa. Alcuni potranno criticare il fatto che io tengo il pesce. Come sapete io, sempre nel massimo rispetto della sostenibilità, io tengo solo il pesce che mangio. Ne abbiamo presi 4, 2 io, 2 Michele, che secondo me è proprio, va benissimo come cosa, soprattutto quando si va a pesca insieme, però noi siamo nati per cacciare, per mangiare quello che catturiamo. Secondo me facciamo un po' più danni all'ambiente quando magari si va a pesca e si rilascia tutto, magari con gli ami, con le ancorette, che fanno dei danni importanti. Certo, anche a me piace andarmi a divertire, capito? Quindi, però ci divertiamo un po' alle spese di un animale. Stavolta, oltre al divertimento, noi comunque li abbiamo pescati, li mangiamo nel ciclo naturale dell'uomo. Ragazzi, sono anche buoni, invece di comprarli al supermercato, quelli della pescheria, ci mangiamo un pesce fresco, appena preso, che non è congelato, che non sta lì da 20 giorni, è meglio, no? Che dite? Comunque qui sta calando il sole, le spigole non hanno collaborato, noi però 20 minuti ancora glieli diamo. Nel frattempo, ragazzi, vi salutiamo, ci vediamo alla prossima avventura.